Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Aquario e le tendenze energetiche predestinate per la prima metà di settembre 2026. Abbiamo la carta del Sole, amici dell'Aquario, è un periodo di espansione, di crescita, di prosperità. Quando c'è la carta del Sole si parla anche di una visione più chiara delle cose, della situazione. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Ok, partiamo subito con un 3 di pentacoli, un 9 di pentacoli, abbiamo un 10 di bastoni, un asso di denari, un 2 di spade, un 3 di spade, una regina di bastoni e un 9 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il movimento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro. Vi ricordo che sono gli ultimi giorni per partecipare alla promozione di agosto, in quanto ho, diciamo, attivato la lettura fast via WhatsApp. Per sapere come funziona trovate il link del video sotto nella descrizione. Partiamo da questo 3 di pentacoli, 2 di bastoni e 9 di bastoni, 9 di bastoni ce l'avete già qui. Sento come un momento di fermo, sinceramente, un momento di indecisione. Probabilmente vorreste costruire qualche cosa o avete come dei progetti in testa, però considerato questo 2 di bastoni al contrario come se non riuscisse ad avere un'idea al futuro, mi viene da dire concreta. E quindi con questo 9 di bastoni è come se steste tenendo fuori alcune energie che potrebbero anche essere idee. Cioè ho come l'idea che siate in una fase non riesco ad andare avanti, non riesco a fare quello che voglio io, mi piacerebbe ma non so se funziona. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Sette di spade, 10 di bastoni e 10 di pentacoli. Credo che qui si debba lasciare indietro, con questo 10 di bastoni, una certa aspettativa. 6 di pentacoli. Allora, il 6 di pentacoli l'ho estratto per il 7 di spade. La sensazione che ho è che qualcuno di voi pensi di dover sottostare alle regole di qualcun altro. Mentre questo 10 di bastoni mi dice che è un'idea, un'ideologia che vi dovete lasciare indietro, perché in questo modo non si crea un rapporto. Scusate, stavo dicendo che non si crea un rapporto in equilibrio. C'è anche un altro 10 di bastoni qua, andiamo a vederlo. Avete il matto e l'imperatore.
È come se doveste fare piazza pulita delle idee del passato e buttarvi in qualche cosa di nuovo e di più concreto. L'imperatore in questo senso mi parla di regole, mi parla di costruire nuove basi che esulano un po' da quello che erano le vecchie ideologie, le vecchie aspettative, magari proprio anche il vecchio progetto. Andiamo a vedere questo asso di pentacoli. 3 di bastoni e 7 di pentacoli, quindi c'è questo nuovo inizio. Qui abbiamo il matto, qui abbiamo l'asso di pentacoli, è un inizio effettivamente concreto. Se prima il 2 di bastoni era girato a testa in giù, qui abbiamo il 3 di bastoni che ci parla proprio di progetti, di guardare al futuro. È chiaro, avete anche un 7 di pentacoli, quindi probabilmente le cose sono da prendere con una certa calma. Io ho come l'idea in questa parte della lettura che sì, dobbiate prendere accordi con qualcuno, ma senza firmare dei contratti. Potrebbero essere come degli accordi interni, dei contratti, diciamo così, ufficiosi, verbali anche. Andiamo a vedere questo 2 di spade. Mm. 2 di spade, fante di spade, poi abbiamo un fante di bastoni e un 6 di coppe. Probabilmente ragazzi vi mancano informazioni, vi mancano dati. Questi 2 di spade mi dicono che c'è parecchia titubanza, che ci sono dei dubbi. Può anche essere effettivamente che stiate, diciamo, cercando l'entusiasmo, perché qui comunque avete un 9 di bastoni, siete in una fase difensiva, siete in una fase di stasi, di fermo, c'è anche 7 di pentacoli. È come se doveste un attimino ricalibrare le vostre responsabilità, le vostre aspettative, le nuove basi, o comunque se avete questo progetto è come se doveste cambiare qualche cosa per farlo partire in un modo diverso. Andiamo a vedere il 3 di spade. Diavolo. E 4 di bastoni. Questo 3 di spade mi dice che dovrete sacrificare qualcosa. Considerato anche il diavolo e il 4 di bastoni, può essere la tranquillità. È come se sviluppando questo progetto qualche cosa potrebbe essere necessario sacrificare, tagliare. Qui io sento che potrebbe essere il proprio spazio personale, perché giustamente con la carta del diavolo c'è come una sorta di schiavitù per mantenere l'equilibrio. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Re di coppe. Forza e asso di pentacoli. Sì, qui la sensazione è che semplicemente dobbiate mettervi all'opera. Di nuovo avete un altro asso di pentacoli, avete la forza. C'è qualcosa in tutto questo progetto che ha bisogno di essere amato da voi. Io ho come la sensazione che sì, sia un ottimo progetto. Avete imperatore e diavolo, quindi c'è effettivamente la possibilità che sia un progetto prospero. La carta di base è il sole, però ci sono vari dubbi, questa sensazione di dipendenza che non è apparentemente in equilibrio, ma in realtà non lo è.
Questo sento, perché il 7 di spade mi dice che vi state raccontando delle bugie su quanto è in equilibrio la situazione, piuttosto su una questione economica, perché è un 6 di pentacoli. Fatemi sapere a che cosa fa riferimento per voi. Andiamo a vedere il 9 di bastoni, perché comunque è una carta che mi dice che dovete come mettere dei paletti, asso di coppe e mago. Quindi ragazzi, o sì qualche cosa di nuovo inizia. Quello che prima mancava, vi dicevo che manca come dell'amore, dell'affetto, della passione per questo progetto, qui potrebbe arrivare. Con la carta del mago si parla di legge di manifestazione, quindi secondo me entro la metà di settembre potreste iniziare a concretizzare o a far partire questo nuovo progetto che si vede qua con questo 3 di pentacoli. Ok, andiamo a vedere settore per settore. Voi sapete che appoggiando il dito sul cursore potete farlo scorrere e scegliere il settore di riferimento. Allora, partiamo con i disoccupati. Mm, allora, con tutti questi assi penso che qualche cosa di nuovo può iniziare. Diciamo che avrete come più possibilità di trovare lavoro attraverso gli amici e attraverso i familiari, quindi magari è il conoscente del conoscente, il figlio del meccanico, del cognato. Mm, Intorno alla vostra famiglia di anime ci sono forti probabilità che possa iniziare un lavoro. Per qualcuno si tratta di un lavoro che avete già fatto e quindi è come un revival, un andare di nuovo dove avete già lavorato e dove vi siete trovati anche bene. Per quello che riguarda i dipendenti, allora anche per voi sento come delle nuove opportunità che iniziano. Per qualcuno si tratta di formare personale, quindi può essere che vi propongano come un nuovo ruolo o un nuovo reparto o un nuovo settore. C'è comunque qualche cosa di nuovo che inizia anche per voi. Vi dirò che per qualcuno si tratta di sicurezza o sicurezza tipo 626 o sicurezza informatica. Parliamo di lavoratori autonomi. Allora, il potenziale delle idee che avete è ottimo, il punto è che siete da soli o comunque non ce la fate a gestire tutto da soli, quindi questo potrebbe essere un periodo dove inizierete a valutare l'assunzione di qualche apprendista piuttosto che la collaborazione con qualcuno. Allora, potreste aver già collaborato con questa persona o potrebbe essere una persona che conoscete da tanto e con la quale inizierete a collaborare. Molto importante con questo 9 di bastoni finale stabilire i paletti. Vi dico, gli accordi possono essere verbali ma non scritti. È ancora presto per fare come degli accordi scritti con questa persona. Parliamo di progetti e di figli. Allora, come vi dicevo, c'è come questo progetto, questa sorta di cosa nuova che sta per venire fuori, che secondo me in settembre potrebbe proprio partire, se per esempio fino ad adesso è solo stato un progetto sulla carta. Se non parte perché ci state ancora lavorando, settembre è un momento dove è necessario investire per riuscire a far partire questo progetto. È come se settembre fosse un buon mese per mettere delle basi in funzione di una partenza futura. Ragazzi, guardate che avete matto, asso di denari, mago e asso di coppe. Quindi con due assi di denari e un matto, secondo me, è facile che questo progetto parta o che metta delle basi in settembre. Se state cercando dei figli, vi dico che è un buon momento per concepire.
e vi dico anche quando la luna sarà in Leone. Questa me l'hanno detta così, ve la dico così, prendetela con le pinze, Denaro. Denaro. Allora, vi sento un po' sofferenti per il denaro in questo periodo. Io credo che non vi sentiate come liberi di usare il vostro denaro come voi vorreste. Probabilmente, siccome abbiamo qui questo asso di pentacoli e vi dicevo che potrebbe fare due assi di pentacoli e vi dicevo che potrebbe far riferimento a qualche investimento che dovreste fare, il lato economico potrebbe non essere troppo leggero in questo periodo e sento che qualcuno potrebbe anche dover sacrificare l'acquisto di quella cosa che è tanto che rimanda, piuttosto che quel vestito, piuttosto che il look, c'è come qualche spesa che si può tranquillamente rimandare per mantenere una sorta di linearità economica, ma perché comunque potrebbero esserci altre spese da dover affrontare. Ah, con questi due assi di pentacoli non vi nego che per qualcuno potrebbero arrivare dei soldi in più, però è una tantum. Mm? Parliamo di sentimenti e di relazioni. Allora, per i single ci sono vari assi, anche per voi. Io credo che potreste conoscere questa persona, diciamo tra la prima e la seconda settimana di settembre, perché all'inizio di settembre siete talmente focalizzati su questo nuovo progetto, sulle questioni economiche, su quello che c'è da fare, che non avrete tanto tempo fondamentalmente da dedicare alle relazioni interpersonali. Però è anche vero che sì, finendo con questo mago e l'asso di coppe, sento che a fine periodo potrebbe effettivamente iniziare un sentimento per una persona. O se non è proprio un sentimento a livello romantico, potrebbe essere un'amicizia, considerato che qui abbiamo il sole. C'è comunque un buon terreno perché qualche cosa di nuovo parta. Segni zodiacali: Scorpione, Leone, Sagittario, Ariete e basta. Parliamo di relazioni. Allora, qui sento che qualcuno di voi sta tentando o comunque sta pensando di comprare casa, di ristrutturare casa, di cambiare casa, c'è qualche tema inerente alla residenza o qualche compravendita. Non vi sentite in un potere economico così forte da poter dire la vostra e mi risuona quindi questo 9 di pentacoli al contrario, come se foste dipendenti dalle decisioni e anche magari dall'economia dell'altra persona. Se invece è poco che vi state frequentando, c'è da mettere come delle nuove basi per riuscire a guardare ad un futuro diverso. E che qui all'inizio vi sento un po' titubanti, poi mano a mano che, diciamo così, che passano i giorni, la cosa diventa un po' più lineare, però guardate, mi sento di dirvi fate attenzione perché avete diavolo, 9 di pentacoli al contrario, 7 di spade con i 6 di pentacoli. Qui c'è qualcuno che sta pensando di essere in equilibrio con il o la partner, mentre in realtà non lo è. C'è una sorta di dipendenza, una sorta di schiavitù di sto zitto per mantenere le acque chete, le acque calme. E invece qua vi dicono no, dite la vostra, intervenite con questa regina di bastoni laddove lo ritenete necessario e vedrete che inizierete a manifestare un sentimento nuovo, un'apertura nuova, perché sarete anche in grado con questo 9 di bastoni di mettere i paletti là dove servono, in modo da non farvi tanto travolgere qua.
da quello che è l'altro, perché quando uno dei due in un progetto è più forte a livello economico, ha quasi più potere decisionale, ok? Però c'è da ristabilire gli equilibri qua. Relazioni clandestine, indefinite e complicate. Anche qui sento che c'è come bisogno di ristabilire un po' i confini, ragazzi. C'è da ridefinire chi fa che cosa, quali sono le condizioni, qual è l'accordo. Adesso dipende un po' dalla situazione perché qua siete in tre, con situazioni diverse. Però questo asso di coppe alla fine, questo mago, mi fanno ben sperare ad un nuovo inizio. Allora, qui potrebbe esserci, se foste clandestini, per esempio, l'attesa sul fatto che l'altra persona possa effettivamente divorziare, lasciare il o la partner per costruire qualcosa di nuovo. C'è un 7 di spade, eh. Io non crederei di default a tutto quello che dice l'altro. Chiedete delle prove, perché parlare siamo bravi tutti. Poi bisogna vedere se c'è consistenza, se c'è coerenza tra quello che uno dice e quello che uno fa. Mm? Per gli indefiniti, secondo me con questa regina di bastoni si tratterà di dire allora o è così o è cosà. Da che parte stai? Perché comunque ce l'avete i due di spade, per cui c'è come questo bivio. La prendo, diciamo, in modo razionale o la prendo in modo passionale? Cos'è quello che pesa di più? La mente o l'anima? La mente o i sentimenti? A livello di famiglia, allora, per qualcuno sento che la famiglia potrebbe essere un po' invadente in questo periodo e quindi si tratta di mettere al posto loro chi dovete mettere al posto loro. Non si tratta di trattare male le persone, ma semplicemente di staccarvi da quello che è l'opinione, l'aspettativa, il giudizio degli altri. Normalmente, ragazzi, quando i familiari o le persone che sono vicino a noi ci dicono qualcosa, i punti che vanno a toccare sono sempre quelli. E per diventare autonomi, per uscire da questi giochi, da 5 di spade in realtà, che sono i giochi della mente, si deve rompere il karma, si deve rompere lo schema di comportamento. Quindi se vi dicono, non lo so, figurati se non fai come vuoi te, uno ti dà i consigli e non li ascolti mai, ok? È un esempio come un altro. Voi dovete come prepararvi una risposta diplomatica che metta a sedere l'altra persona, che la faccia stare zitta, senza però incrinare il rapporto. Quindi la risposta potrebbe essere: ti ringrazio dei tuoi consigli, ma sono consigli, la valutazione finale spetta a me. Ti ringrazio dei tuoi consigli, ma sono io che sono in questa situazione e quindi è giusto che sia io a decidere. Cose per lo stile, no? Cioè, ti ringrazio, ma è roba tua, non mi appartiene. E se tu hai delle aspettative, anche quelle sono roba tua. Ok, andiamo a vedere un oracolo per concludere la lettura. Wow, guardate, giallo come la carta del sole, il cuore che sta guarendo. E qui parla di amore, di accettazione e anche di love story, di relazione romantica. E mi risuona anche un po' con questo asso di coppe, ragazzi. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono
diciamo molte più informazioni perché si trattano anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di Kundalini, della marca della bestia, di come si vede nell'etere, di come sviluppare i sensi psichici, insomma è tutto quello che io ho studiato e sto continuando a studiare in decenni di formazione personale e professionale. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4 perché la 3 è divisa in due, 3A e 3B, e vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!